Benvenuti a un nuovo appuntamento qui sul canale di Mouth to Lounge. Oggi vi parleremo del Diplomat di Centenary Modes. Centenary Modes è un modder spagnolo che con il Diplomat è al suo primo atomizzatore. Il Diplomat è un atomizzatore per MTL puro, è un RTA e si presenta in questa confezione che ricorda molto le latte o come quelle scatole del tabacco. La descrizione del Diplomat è abbastanza chiara, è un atomizzatore per lo più costruito in acciaio 304. C'è tutta la descrizione della semplicità, compattezza, eccetera eccetera di costruzione di questo atomizzatore, i riferimenti del modder, il contenuto del pacchetto e tutte le varie avvertenze di utilizzo, o quantomeno i loghi. All'interno della confezione troviamo, appena l'apriamo, un cartellino con una citazione e il manuale d'uso sotto forma di QR code. Dopodiché troviamo le spare parts composte da vari O-rings, da delle viti di ricambio e da questo strumento che servirà per smontare il fondello dell'atomizzatore. E infine il nostro atomizzatore con gli add-on. L'atomizzatore, come vedete, il motivo per cui io ho i guanti, è un atomizzatore con effetto polished, quantomeno con una lucidatura particolarmente ben riuscita. È veramente molto lucidata, dal vivo rende molto di più l'idea di quanto non sia in realtà da video. L'atomizzatore è un 23 mm per 40,45, presenta un drip tip in POM, l'acronimo di poliossi-metilene, è un drip tip 510 facilmente sostituibile e ha un tank in policarbonato in questo caso e un tank di ricambio in polisulfone, ovvero in PSU. Le differenze tra questi due materiali sono soprattutto nella resistenza alla corrosione e alla temperatura. Il polisulfone è molto più resistente del policarbonato, pur presentando il policarbonato comunque una buona resistenza, quindi sarà più indicato per quei liquidi tendenzialmente aggressivi nei confronti delle plastiche. A completare la dotazione troviamo due campane aggiuntive oltre a quella presente sul Diplomat montato. L'atomizzatore si svita semplicemente in questo modo, si libera il deck è un deck semplice con torrette contrapposte, flusso dell'aria sotto coil, una ghiera di regolazione dell'aria ed un fondello che riporta il marchio CE, il numero di serie e il simbolo dello smaltimento, e il fondello, una volta svitato con il tool che abbiamo visto essere contenuto nelle spare parts, presenta al suo interno questa lavorazione, che fondamentalmente altro non è che una sorta di pass simile a quello che si è visto nel Millennium per aumentare la velocità dell'aria in ingresso dal foro dell'aria fino al foro sotto coil, sfruttando l'effetto Coanda. Chiaramente c'è un isolatore in PIC e una guarnizione a tenere fisso questa parte del fondello. La ghiera dell'aria è tenuta da un O-ring e si possono vedere i diversi fori dell'aria che sono da 0,8, 1 mm, 1 mm 2, 1 mm 4, 1 mm 6 e 2 mm. Il pin sotto coil è da 1 mm 8. Andiamo a rimontare la ghiera facendo in modo che questo scasso vada a combaciare con il dentino e poi la riportiamo nella posizione che più desideriamo. In questo caso, per esempio, possiamo anche chiuderla. Dopodiché, stando attenti a non perdere l'isolatore, andiamo a richiudere il nostro fondello, andiamo a serrarlo il più possibile e questo è il nostro deck. La parte del tank è molto semplice perché premendo contro la campana si scopre una delle tre campane in dotazione. Le campane in dotazione si chiamano Duke ed è una campana piatta, come potete vedere. Questa è la Rhodesian, è una campana conica che si restringe verso il camino ed è la più piccola come volume di tutte e tre. E infine abbiamo la Hawkbill, che è una campana tonda ed è la più ampia delle tre. Chiaramente le tre campane, presentando dei volumi diversi, vi faccio vedere le differenze estreme, ridurranno meno la capacità del nostro tank, che può passare da un minimo
di 4,5 ml e un massimo di 5,1 con appunto la Rhodesian. La parte del tank vera e propria è composta da una parte, diciamo, il materiale plastico sia policarbonato o POM, che è filettato, tenuto con una guarnizione, e una parte in acciaio, che ricordiamo è l'acciaio 304. Andiamo a montare il nostro atomizzatore su una basetta, andiamo a svitare le viti e andiamo a osservare quella che è la prima particolarità di questo deck. Il deck non presenta delle flange fermafilo, ma presenta questa lavorazione particolare della torretta che fondamentalmente ha la stessa funzione del fermafilo, ovvero una volta che noi giriamo il filo intorno, queste lavorazioni orizzontali in questo caso tenderanno a fermare il filo nel momento in cui la vite preme contro di esse. Prendiamo, come al nostro solito, qualsiasi 27 gauge che vi torni sotto mano. Io in questo caso ho preso del Kanthal, ho fatto le mie consuete 6 spire su punta 2,25, anche se il deck è particolarmente generoso da poter ospitare anche delle punte maggiori, volendo, ma il cotone in realtà non è necessario che sia poi così tanto. Chiudiamo la prima. Come vedete, come vi dicevo, il filo rimane perfettamente fermo. Andiamo ora a serrare la seconda. E il nostro montaggio della coil è finito con il centraggio e la definizione della giusta altezza. Generalmente, più o meno per tutti gli atomizzatori, io tendo ad avere una altezza della coil rispetto al foro dell'aria, quando si tratta di foro dell'aria sotto coil, pari almeno al diametro della nostra coil. In questo caso, essendo un 2,25, così va, direi, più che bene. Ora andiamo a togliere gli eccessi di filo e andiamo a osservare l'ingresso del liquido. Ora, le vasche sono molto profonde e molto larghe, ma le feritoie per l'ingresso del liquido, per il controllo del liquido, sono abbastanza piccole, e questo ci fa capire appunto che sia un device MTL. Il consiglio è quello di non abbondare particolarmente col cotone, non c'è bisogno, basta mettere una quantità sufficiente e sufficientemente morbida da coprire questa parte di vaschetta che si cela dietro al foro. La cosa interessante di questo atomizzatore, e tendo a dirlo che è molto interessante, è che la campana, una volta avvitata, immaginatela con il tank, grazie a questo o-ring che vedete qua, va completamente a serrarsi. Questo cosa ci permette di fare? Una cosa che è veramente sfiziosa, ossia poter rigenerare, cotonare e far partire la nostra coil, quindi inizializzare tutto il deck, montarlo quindi ovviamente su una box, e di volta in volta col liquido che abbiamo scelto fare la prova con le diverse campane senza bisogno di riempire il tank, montare il tank e riempire il tank. Facciamo la prova con la prima, scopriamo che magari non ci piace, molto velocemente prendiamo la seconda, montiamo il drip tip, andiamo a chiudere e la proviamo. In questo modo abbiamo sempre la possibilità di testare le campane con ogni singolo liquido che ci stiamo provando, e questa cosa è molto interessante. Prendiamo quindi un baffo di cotone, lo lavoriamo leggermente, ma neanche più di tanto. I cotoni di fascia alta per MTL sono generalmente abbastanza morbidi e già pettinati, senza bisogno di necessitare di ulteriori operazioni, quindi basta solo prenderne la quantità desiderata, lo centriamo in questo modo e con le nostre forbici andiamo a tagliare a filo del deck. Fatto ciò, non dobbiamo fare altro che togliere leggermente solo il taglio. In questo caso non c'è neanche bisogno di sfoltirlo, perché vi dicevo con la punta 2,25 il cotone è fondamentalmente quello che serve.
Andiamo a posizionare il cotone all'interno delle due vasche. La prima, e la seconda. Lo sistemiamo un attimo e questa è la nostra rigenerazione finita. Ora credo, vista la giornata, che nessuno si stupirà se utilizzerò per la prova il liquido più elegante della storia del vaping e andrò a mettere un po' di liquido sul cotone, come al solito qualche goccia giusto per imbibirlo per bene. O rimontiamo il tank come abbiamo visto, semplicemente a pressione, ok? E a questo punto facciamo il refill e rimontiamo dal basso, e a questo punto facciamo il refill dal basso e poi chiudiamo il tutto. Oppure, come vi ho suggerito prima, se volete fare delle prove, semplicemente lo prendiamo, lo chiudiamo e lo montiamo su una box. La prima box disponibile, in questo caso la prima box disponibile nelle mie mani è questa, quindi noi andremo a montarlo, apriremo il controllo dell'aria, nel mio caso al massimo, daremo un paio di attivazioni, dopodiché rimontiamo la campana e possiamo procedere. Ovviamente, trovata la campana che più ci soddisfa, non faremo altro che rimontare, come dicevo prima, il nostro tank, fare un refill dal basso, refill tra l'altro molto comodo, e refill dal basso che ci impedisce tutta quella sorta di sovralimentazioni, gorgoglie e quant'altro che tanto infastidiscono, e andremo semplicemente a testa in giù a riavvitare il tank al deck. Ed ora siamo pronti. Ora parliamo un po' di questo Diplomat. Questo Diplomat è un atomizzatore che in realtà noi conosciamo da un po' di tempo, in quanto il nostro caro amico Roberto Galdeano Medina, che tutti conoscete come Roberto la Tachia, ci ha dato la possibilità di testarlo come beta tester e dare le nostre impressioni e apportare nel nostro piccolo qualche piccola modifica. Questo atomizzatore è un atomizzatore molto funzionale, molto ben studiato, essenziale e soprattutto intelligente. Intelligente perché prende delle soluzioni molto innovative di altri atomizzatori e le fa proprie, e coniuga queste piccole sofisticate soluzioni delle idee di semplificazione estreme. Avete visto che fondamentalmente il top cap e la campana sono un tutt'uno, e questo per evitare che ci siano troppi pezzi. Il numero di pezzi è ridotto veramente al minimo. Non c'è un controllo del flusso del liquido perché la cotonatura rende già superfluo un controllo del flusso del liquido. È calibrato alla perfezione l'ingresso del liquido. Il tiro, grazie a quella sorta di PAS che avete visto sul fondello, che crea un effetto coanda, quindi che modula l'aumento e la diminuzione della velocità dell'aria in ingresso prima di entrare nel foro sottocoil, determina un tiro particolarmente gradevole, un tiro mai troppo turbolento, un tiro ben contrastato, un tiro MTL puro e sicuramente un tiro molto pieno e soprattutto silenzioso. E soprattutto in questo atomizzatore, come in altri che abbiamo visto negli scorsi anni, l'attenzione si sposta verso il flusso dell'aria più che su tutto il resto. Cosa voglio dire con questo? Che calibrando bene il flusso dell'aria si ottimizza la resa aromatica. Questa non è una novità, ma finalmente ci sono persone, ci sono modder che studiano in maniera meticolosa, grazie alla collaborazione con gente specializzata, con personale specializzato. Uno dei modder è un ingegnere e quindi chi meglio di lui poteva trovare delle soluzioni ingegneristiche per dare delle risposte ad alcune necessità.
prima tra tutte appunto quella del flusso dell'aria, e questa collaborazione tra varie tipologie di professionalità dà appunto il via a delle soluzioni molto buone. In questo caso, come vi dicevo, il tiro è un tiro ottimale, veramente un buonissimo tiro. L'aroma è un aroma molto buono, pur uscendo dai soliti canoni che noi pensiamo nel momento in cui vediamo la forma delle campane. Non per forza in questo caso la campana più piccola, la Rhodesian è quella che va meglio con gli scuri, con i fire cured o con il Latakia per esempio. Io mi ci trovo molto bene con i cremosi e con gli aromatizzati, e non per questo la Oakbill, che è quella tonda, è quella che va meglio per i cremosi o ammorbidisce un po' troppo o tende a mischiare e a mescolare i sapori. Non è così. Questo atomizzatore è tutto da provare, cambia da rigenerazione, cambia da liquido a liquido. È per quello che vi invitavo a fare quel giochino delle 3 campane nel momento in cui avete finito di rigenerare, per trovare la giusta misura di quello che voi volete sentire in quel determinato aroma che state svapando in quel momento. L'atomizzatore si trova a un prezzo di poco inferiore agli 80 euro, ha una buonissima dotazione. È un atomizzatore chiaramente high-end, ma con un prezzo che tutto sommato è di fascia media. Un atomizzatore quindi di tutto rispetto, con delle lavorazioni di tutto rispetto e con una resa aromatica e con un flusso dell'aria, quindi con un tiro particolarmente appaganti. E secondo noi occupa una fascia di mercato in cui a questo prezzo pochi atomizzatori sono a questo livello. Mi viene solo in mente come competitor diretto per esempio Arcana Moths. Credo a questo punto di avervi detto bene o male tutto su questo Diplomat di Centenary Moths. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e alla prossima!